Lorenzo, ciao Elena, Ciao, ciao a tutti, ciao ciao. conto da 5 a 1 e ti connetti un pochino meglio, un pochino più in profondità rispetto a quanto non hai già fatto ascoltando i suoi punti. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Sì, lo vedo. Mm. Allora, c'è praticamente un grosso cubo, grosso grosso, con un coperchio che è chiuso e lui è seduto sopra, con le gambe a penzoloni, perché è molto grosso, Mhm. e dice, io devo stare qua, seduto qua, perché dentro c'è tutto quello che tutte le cose mm, tristi, le cose tristi della mia vita, e se lo apro è un disastro, è troppa roba. Poi non riesco più a rimetterle dentro. Ti dà l'autorizzazione? Sì, 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 si è già girato verso di noi per vedere le sue interferenze. Ok. Questo cubo ha le pareti di che materiale, di che colore, trasparenti, opache, come è fatto? No, è legno sottile, tipo legno sottile, e ha tutte le pareti colorate come come si chiama quella, aspetta, il decoupage, ok? Quindi Ah, ricoperto da fumetti, eh, più o meno co- sul rosso giallo. che hanno delle parole dentro? Sì. No. Fumetti come con dentro le parole, non fumetti come Mhm. personaggi, Topolino, così. Ci sono anche dei personaggi con poi i fumetti e le parole dentro. Ok, ci dà l'autorizzazione, abbiamo detto, no? Quindi Sì, noi sì, sì, possiamo sì. fare quello che vogliamo. Ok, Mhm. adesso gli Sì. diciamo di girarsi verso il suo cubo Mhm. e al mio 3 il cubo diventa di vetro e quindi trasparente. 1, 2, 3. Mhm. E noi vediamo quello che c'è dentro. Lui vede quello che c'è dentro. Mhm. Sì, alcune cose è come se si mettesse davanti perché non vuole che noi le troviamo perché è troppo. Quindi abbiamo finito. Alcune Chiudiamo cose qui. invece no, no, no. Cosa vuole fare? Ti vuole mettere davanti perché noi non le vediamo o ce le vuole semplicemente mostrare? Adesso si è messo da parte, dice va bene, ok, prendo coraggio. Guardate pure. Mhm. Vuole ripetere con noi questa espressione, showtime, Mhm. che Ok. lo spettacolo abbia inizio? Mhm. Ok, ma è sicuro? Ok. Sì, sì, ha fatto un respiro profondo e dice va bene, dai. Ok. Va bene, dai o evviva? Eureka. È ancora un po' timoroso, però va bene. Eureka, bisogna dire. O Eureka. Mi sembra che si dica Eureka. Eureka. Mm. Come disse Archimede, può Mhm, essere, quando trovò la soluzione, no? mhm. Sì. Bene, vediamo la prima cosa che vede. O descrivimi tu quello che vedi nel cubo. C'è un Mhm, cubo
Il Mhm, cubo è una scatola, la scatola contiene qualche cosa, è un regalo. Io dico che è un regalo quello che c'è nella scatola. mhm, Che siano cose brutte o cose belle, l'importante è saperle. E quindi è un regalo saperle. Non saperle è una sfiga. mhm. Perché saperle e conoscerle significa poterle gestire, comprendere, interiorizzare, risolvere. Allora, parto da quando era bimbo. Eh, Quando era bambino c'era, penso alle scuole elementari, c'erano, faceva fatica perché c'era un gruppetto di bimbi che lo prendevano un po' in giro e questa cosa l'ha fatto soffrire parecchio. E poi vedo che sempre nello stesso periodo c'era un po' un'aria pesante quando era a casa perché c'erano i suoi che litigavano, suo papà urlava. Questa cosa qua. Mhm. Pollice in su di Lorenzo. Ah. Mm. Poi c'è un momento dell'adolescenza dove ha avuto un momento di crisi per la difficoltà che, che aveva andare a scuola, nel senso non lui, ma eh, più o meno a metà delle scuole superiori ci voleva tanto impegno e si era un po' demoralizzato pensando di non essere all'altezza e quindi era rimasto un po', lo vedo giù di morale, un po' depresso, quasi lì lì per mollare gli studi. Mhm. Poi vedo il dolore forte di quando ha perso suo fratello. Mhm. Mm, Poi vedo il dolore di quando si è separato, quel periodo lì, Mhm. non relativo più che altro alla moglie, ma proprio al periodo di difficoltà di tutto, di tutta la gestione, di tutta la separazione. E vedo poi una grande, come se fosse una grossa, grossa bobina di un film, grossa, grossa, lunga, 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 che è relativa alla sofferenza rispetto al rapporto che ha con suo figlio che non ha, cioè. Mhm. E Rapporto poi, che non ha. Ok. sì. Mhm. E poi vabbè, altre cose piccole ma molto, Meno importanti, meno sì, impattanti. sì, sì, cioè c'è dentro tutto, no? Anche quindi le cose molto irrisorie, anche episodi così passeggeri molto superficiali, quindi niente di... Beh, è una Magic Box questa, è un gran Mhm. regalo. Poterla vedere trasparente finalmente, senza aver bisogno di aprire il coperchio e il vaso di Pandora si apre e scappano tutti, no? No, i problemi restano lì, noi li vediamo e adesso li analizziamo uno a uno. Vibrazione di Lorenzo. 832 miliardi, milioni, scusa. È avuto un colpo. Mm. Miliardi, chiudiamo qui, cosa ha bisogno di noi? No, ovviamente. Percentuale di consapevolezza. 127, PSP, 43, 57, vite precedenti. 2138, Percentuale di cervello utilizzata. 9,4. Ok. Lorenzo, i tuoi genitori sono vivi? Sì. Ok, chiamiamo subito il fratello disincarnato, morto molto giovane, accidente d'auto. Mhm. Chi si presenta? Si presenta un ragazzo
abbastanza alto, filiforme, con i capelli neri. Mhm. Ehm, mm, vuole far sapere al fratello che, vabbè, è contento, ha visto, diciamo, tutto lo scenario così, è contento dell'opportunità che gli dà e vuol far sapere al fratello che, diciamo, in tutti questi anni di disincarnato ha visto molte cose. Come per esempio? Come per esempio, ehm, mi fa vedere questa roba che non so, andiamo poi a vedere, Mhm. mi fa vedere come l'energia delle vibrazioni, delle emozioni negative, ok, me la fa vedere con un certo colore, tipo su un rosso. Ok, quindi vedo la vibrazione che Ma di emana la chi? persona. In Di Lorenzo? generale, In generale, ok. no, in generale, no, no, in generale. Ehm, quando c'è un'emozione negativa, la vibrazione bassa, è come se scorresse fuori e le interferenze, la prendono, ciucciano e poi è come se riuscissero in qualche modo, quasi sempre, anche nel caso di Lorenzo, ma lo fa vedere per tutti quando c'è questo meccanismo, mi fa vedere che è come Mhm. se poi riescono a, con questa vibrazione bassa, si rinforzano, fanno abbassare ancora di più le vibrazioni e quindi c'è questo circolo vizioso. Mi dice che questo meccanismo, cioè lo vedo io, funziona tanto per le entità mentali dal livello 5 in su. E lui era soggetto a queste entità mentali? Sì, lui era soggetto, a un certo punto è arrivato anche a... c'era un'entità mentale di livello 8, prima 7, poi è diventato 8. Ok, ce l'ha accennato Lorenzo, che c'è la possibilità che non fosse un incidente, non era un incidente. Allora, diciamo che non se l'è proprio cercato, cioè non l'ha fatto Mm. di proposito, ma non ha fatto niente per evitarlo, ecco. Mm. Quindi, Ok, mm. chiamiamo nel cinema i genitori che quindi assistono a questa scena e possono, se vogliono, interagire. Padre e madre ci sono? Mhm. Sì, sono in prima fila. Ok, tu Lorenzo hai altri fratelli? No, ok, eravate voi due e adesso sei da solo. Ok. E il fratello cosa vuole dire? A Lorenzo, alla madre e al padre, singolarmente. Eh, a Lorenzo vuole dirgli, vuole fargli vedere come sente già le vibrazioni che cambiano, non so come dire, come se volesse fargli renderlo partecipe di quello che lui sta provando in questo momento, vedendo tutta questa cosa, rendendosi conto di come funziona veramente, ok? Inizia a staccarsi, a vedere che si può staccare dalle interferenze e le vibrazioni aumentano e si sente leggero e vede che anche Lorenzo pian piano, che anche quello di Lorenzo si stanno alzando e vuole essere partecipe insieme a Lorenzo di questa sensazione Mhm. di innalzamento di vibrazioni. Eh, alla mamma vuole dire che lei non c'entra niente, no? Che non si deve sentire in colpa per la sua morte perché lei non c'entra niente. Era lui che si era perso. E al papà vuole dire di uscire un po' da questo rancore che ha da tantissimi anni, che lo fa solo stare male. Che gli dispiace che rimane sempre in questo rancore. Ok, vediamo le interferenze del fratello.
Mm, c'è un corvo. Mhm. Quindi Odino. Sì. Sì, scusami se ti faccio questa domanda così, Mm? bruciapelo, senza contesto e senza niente. Sì, no, quello che ti arriva, vediamo. Mhm. I voladores di Castaneda sono Odino o sono entità? No, Odino. È Odino. Mm, Quindi è l'uccellaccio, è il corvo, sì, che è poi può essere arrivato visto quello. come aquila. Sì, è Sì, perché... mhm, arrivato sì. ok. Mhm. Ok, Odino, quindi niente di nuovo sul forte occidentale. E poi? No? E poi c'è una testa di serpente. C'è il Niente serpente, di si nuovo vede. sul fronte No, no, no. occidentale 2, Metti l'aveva detto. che... No, 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 no. Ok, Fratello e Lorenzo hanno passato vite insieme? Mm. Eh, sono stati in una vita una coppia di donne, di due donne. Ah. Mm. Chiediamolo a Lorenzo e al fratello o al fratello, quindi tutti insieme, tutti e Mm? due, o il primo che risponde, come nei quiz. Momento più bello di questa vita che hanno vissuto insieme. Chi risponde per Risponde primo? fratello e Ah, dice quando finalmente siamo riuscite a poter iniziare a vivere assieme in un posto isolato dove non venivamo giudicate. Quel giorno lì è stato il momento più bello. ma lui è la compagna, moglie, compagna, o lui è fratello? Ah, tu dici in questa vita, non in quella là. Io Sì. guardavo in quella Ah, là. in quella là tu Sì, pensavi. sì, Ah, ok, no, ok, io ok. sto guardando in quella là. No, in questa, in questa. Ok, ah. Mm, Va bene, abbiamo due informazioni. mm. In questa, quando ha incontrato, allora il fratello dice, quando ha, allora con suo fratello quando erano piccoli, e stavano giocando, li vedo fuori che giocano insieme su un prato, non so. E erano molto spensierati in quel momento lì, potevano essere loro stessi perché non c'era il padre che urlava, non c'era il casino che c'era in casa e quindi si liberavano, correvano, facevano quel Ok, momento lì. Mhm, bene, diamo al fratello l'informazione di come aprire il portale aureo, mhm, di cos'è il ok, portale aureo, di cosa c'è lì dentro, di cosa si può fare quando si va lì dentro e di come può chiamare, visto che ha fatto tante esperienze in questi anni, tutti quelli che ha conosciuto da disincarnato con l'energia rossa, no? L'energia che le entità prendono, mhm, tutti i suoi amici disincarnati e gli amici degli amici e gli amici degli amici degli amici, tutti. mhm, Il diametro del portale aureo può essere variato in base a quanti arrivano. Arrivano 2 miliardi? Si apre il diametro a 3 chilometri. mhm, Diametro, eh? È un cerchio, quindi mhm, ne passa di gente. mhm. Dimmi che vedi, cosa succede. Arrivano gli amici degli amici, amici degli amici, amici, amici,
arriva fino li vedo cioè non vedo la fine, nel senso tantissimi chilometri e sono 150.000. Sono tutti gli amici del fratello? No. No, sono gli amici degli amici degli amici degli amici degli amici degli amici. Io ho chiamato tutti gli amici e Ok. vanno. Quindi alla fine poi arrivano ovunque, no? Mhm. E questa cosa l'ha fatta il fratello, quindi che cosa vuole dire? Nel senso, è orgoglioso di se stesso? È contento di poter dare questa possibilità. Ok. Ed è contento di poterne usufruire Sì. soprattutto. Mm? Mhm. Ok. Sì. Bene, tutti dentro. Il primo è il fratello. Saluto finale a Lorenzo. Grazie dei bellissimi momenti di divertimento che abbiamo passato assieme, delle grandi risate. Grazie. Ti sei commossa? Mm, mm. Ok. Sento, vedo l'energia delle emozioni belle, positive, no? Quindi sono lì che mi godo le vibrazioni. Tutti dentro, come il Black Friday in America. Tutti dentro che gomitano. Prima io, passo io. Quella gioia si fa per dire delle entità che perdono tutta sta gente in un colpo solo. Mm, 150.000, è come se avessimo fatto 150.000 sessioni oggi. Ormai le facciamo tutti i giorni qua. mm, mm, mm. Stamattina 8.000 in meno a Moloch, simpatico, caro, dolce amico, dolce Remy. Showtime, oggi si va in scena. Mhm. Fatto? Sì. Ok, chiudiamo il portale, dimmi com'è quando si chiude, cosa fa il portale? Mhm. Si chiude come, sai, le porte delle tipo navicelle? Mhm. C'è tipo dei cerchi che si chiudono così. Il Quindi diaframma delle macchine sì, fotografiche esatto. analogiche. Mm, 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 mm. Ok, showtime, apriamo una porta con una tenda davanti rossa, entrino tutte le entità eteriche e mentali. Una porta di sinistra eteriche, la porta di destra mentali. Di Lorenzo, ovviamente. Allora, eteriche è arrivata una specie di umanoide con una corazza dietro come i dinosauri, Mhm. solo però la corazza dietro. Potrebbe essere mm, è una via di mezzo tra allora, potrebbe sembrare un vichingo, ma con i capelli non biondi però. Ok, un dinosauro però. Solo dietro, sì. Vabbè, un ibrido, sarà Sì, umanoide, rettiloide. Poi? sì. Poi, allora, qua c'è un piccolo falconiforme. Poi è arrivato Zeus. Ok, vedo proprio Zeus. E poi c'è tipo Shiva, dovrebbe essere come Mm. rappresentazione. Quello con tutti i serpenti è Shiva, no? Giusto? No, con le Ah, braccia e Shiva. sì, scusa, le braccia, sì, sì, Ok, sembravano serpenti. Sì, le giusto, braccia. sì. Perché i serpenti sono quelli in testa di Medusa, non c'entra con le No, 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 divinità. Quello è solo un no, no, è mostraccio. Shiva, no, no. Ok, quindi secondo universo. Sì, Mm. Ma da sempre
o è stato mandato perché di là non c'è più nessuno, così come... Esatto. Ah, è sostituto quindi. Sì, 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 sì. Mm. Ma al posto di Poseidone, Moloch, Poseidone e iniziano a mandare Shiva al posto di Moloch perché ormai non ha più energia, non ce la fa arrivare. Lo vedo quante sempre braccia più ha? piccolo. 25, 30, adesso non le ho contate di preciso, ma più o meno una decina, sì. Chiediglielo quante braccia ha. 28. Ok, 28 braccia. I giorni del mese di febbraio. Mm, Ok, poi EDL? sì, ce ne sono 5. Ok, entità mentali? Allora, ce n'è una di livello 6 e una di livello 3. Mm. Number 3, vediamo. Allora, quella di livello 3 è quella che fa credere a Lorenzo che non sia abbastanza forte per poter contrastare le influenze dall'esterno. Provo a spiegarmi meglio. Eh, Lui fa delle azioni, ok? E magari anche cose belle che vanno come vuole, no? Magari interazioni con altre persone così, e poi dopo l'entità di livello 3 gli mette in testa che sei sicuro che è solo la tua idea che è andata bene, ma in realtà tu non sei all'altezza e questi ti usano, Il dubbio, no? Sì, il dubbio. il dubbio di Instilla il essere, dubbio, sì, instilla il dubbio insicurezza. di insicurezza, di essere usato, queste cose qua. Pollice in su di Lorenzo. Mm. A proposito, mi hanno fatto notare che i pollici in giù ai video sono spariti. Ah. Mm. Mhm. Adesso ricomincerà. Vabbè. Vabbè, Fatevi una vita o mettete i pollici in giù. infatti, Chi non ha bisogna una fare. vita si mette il pollice in giù a un video che vale invece di pollice in giù vale un pollice in su, molto grande anche. Sono molto curioso dell'entità mentale numero 6 perché non c'è praticamente mai questo numero. Io il 6 a memoria me lo ricordo un paio di volte. Mm. Allora, E iniziano a essere piani alti questi, eh? sì, infatti iniziano a agire in maniera più concreta, no? Non solo, cioè con i pensieri, ma anche in maniera concreta. Ti direi che vedo come se ci fosse intorno a Lorenzo una sfera eh, che potrebbe, cioè la rappresentazione eterica è di vetro, ma in realtà penso sia una rete molto sottile a livello mm, elettromagnetico, come Mm, se fosse un impianto mentale ma esterno, mhm. che avvolge A tutto lui. qui. Sì, No, un attimo, esterno, nel senso che non è in una parte del suo corpo, ma è tutta intorno. tutto intorno a Lorenzo, sì. Mm. Una sfera. Lui è dentro la sfera. Mhm. Sì, Qual è l'obiettivo di questa entità mentale barra impianto mentale? allora è principalmente trasformare tutte le emozioni positive, anche quelle più piccole, un istante dopo, in emozioni negative. Allora, Lorenzo interagisce col mondo, ok? Prova piacere, divertimento, eh? Nell'istante in cui esce questa vibrazione di questa emozione positiva, quindi abbastanza alta, viene interferita, viene eh, intercettata dall'elettricità, dall'elettromagnetismo di questa sfera, ok? Che abbassa le vibrazioni e quindi diventa negativa
nella stessa maniera in cui è positiva, con la stessa intensità. Mhm. Quindi se è poco contento è poco triste, se è tanto contento e felice diventa tanto triste e demoralizzato. Doppio pollice su di Lorenzo. Mm. Come si chiamano le due? 3 e 6, se c'è un nome. Mm. Envelope, La mi 3, dice la sfera, no, la 6, il 6. Ah, intesa come se fosse una busta, no? Cioè fa il mhm. compito di... Di contenerlo. Sì, e la 3, dismissione. Mm. In che senso? Dismessa? Sì, dismissione, cioè i pensieri che ha Scartato? Lorenzo vengono, ehm, Scartati. sì, Quindi un po' in vengono, sì, inglese, dismissed è sì, scaricare, è più no? esatto, un po' più, sì, l'inglese rende di più. Impianto mentale 1, e l'abbiamo visto. Impianti eterici, Allora, ce n'è uno più o meno sul collo, mm, tiroide. mm, appena sotto, non è proprio sulla tiroide. Ehm, Poi ce ne sono due sulle costole, le ultime, una a destra e una a sinistra. Eh, Ce n'è uno qua a livello occipitale. Sai che Mhm. lui prima parlava del corpo vitreo e deve essere proprio lì, dove c'è a livello non della corteccia, scusa, del midollo. Vabbè, quella parte del cervello che controlla il corpo vitreo, ok, che è più o meno Mhm. dove c'è l'occipite. Lì poi ne ha uno dove c'è l'ombelico e poi sui piedi, sopra. Ok. Quelli dei piedi sono legati ai problemi ai piedi, immagino. Sì, esatto. E i problemi che lui sente ai piedi sono dovuti dalle abduction che gli fanno spesso. Quanti ne ha? Ne ha. 10 al mese. Nome del progetto di queste abduction è di Lorenzo. Transformer. Perché? Provano a... Adesso hanno iniziato dai piedi, però ci sono altri individui, vedo. Eh, è simile a uno che abbiamo visto non tanto tempo fa, però ehm, praticamente è come se mettessero sopra etericamente un guanto al piede, ok, di una rete dove loro mandano degli impulsi per far arrivare il movimento in maniera distorta. Ok, quindi se lui magari si mette a correre, lo fanno correre con le dita come se facesse così, oppure se cammina veloce gli fanno mettere il tallone che frena. Vedo tipo delle cose così. Ok. Ma Transformer perché lo vogliono trasformare? Stanno provando a vedere cosa succede all'energia delle persone con questi specie di ehm, involucri Mhm. in varie parti del corpo e a Lorenzo è sui piedi. Va bene. Un po' di cause esoteriche. All'extrasistole ventricolare, sopraggiunta un anno fa. Lui è sportivo, non ha nessun problema. Questa cosa l'ha, boh, non so, E scoperta per questo, caso, ma non questo gli dà impianto, mhm, questo sotto la gola. impianto sì, che vedo che ha effetto anche sul nervo vago, quindi e poi a livello elettrico si espande un po'. E quale fine ha questo impianto?
In realtà è un passaggio di informazioni di scariche su tutta la parte superiore del torace come se inglobano gli organi. Arriva, allora da quell'impianto lì arriva ai due impianti sulle costole e fa tipo una rete, ok? Come se cercano di alterare un po' la funzione per rallentare un po' polmoni e cuore, quindi lo rallentano anche in quella maniera lì, oltre che con i piedi. Ah, direi che è la stessa cosa che c'è sui piedi, Mm. che gliela fanno anche sul torace. Mhm. Ecco sì. Leggera depressione da sempre. Quella lì è l'entità di... sì, allora, ti direi entità di livello 6. A volte, vedo nel passato, anche quando era leggera, era un po' l'entità di livello 3, diciamo che un po' tutte e due concorrono. Quella di livello 3 a volte, perché lui magari si vede a disagio, si vede non adeguato e si demoralizza un po'. Allora in quel caso lì è l'entità di livello 3, quando sente proprio che è depresso per giorni, apatico, è l'entità di livello 6. Quanto in questa depressione ha inciso la situazione in famiglia? Beh, diciamo che è un po' il contrario, nel senso, eh, le emozioni negative causate dagli eventi della sua vita, tipo il fatto che lui si sia separato o che non ha rapporti col figlio, ok? Sono emozioni negative di sofferenza, con l'entità di livello 6 diventano fortissime, le Ok. vibrazioni si abbassano tantissimo. Ehm, Problemi alla prostata o supposti problemi alla prostata e lui è molto preoccupato. Ma no, io vedo che sono solo pensieri, sempre direi di inadeguatezza, di non, di inadeguatezza, cioè è come se lui pensa di essere in un'età dove sicuramente lui fa parte di quelli che hanno problemi perché non è adeguato. Ecco, è più una cosa così, Ok. è più questo E tipo. l'umore vitreo l'avevamo già visto, no? Le Sì, formazioni visive sentiamo. opache, fluttuanti. Perfetto. Mm, mm, mm. Una veloce occhiata all'ex moglie e all'ex compagna. Si chiede se possono rubargli energia. Allora, devo dire che in effetti fanno gancio, cioè eh, le interferenze di loro hanno questo tipo di interferenza, vedo che in tutti e due i casi sono una mantide e una mantide, ok? Che eh, si agganciano a Lorenzo, ok? Mhm. E il fatto che lui ha le sue interferenze, che soprattutto quella di entità, quella mentale di livello 3, che dice tu non sei adeguato, stai attento a quello che succede, ti possono raggirare, fa sì che abbassino ancora di più le vibrazioni, si abbassino ancora di più le vibrazioni di Lorenzo e le interferenze delle due donne aumentino ancora, un po' un circolo vizioso, no? E quindi si sente agganciato in questa maniera qua. Però se fossero, cioè se lui non avesse l'entità di livello 3 e se fosse neutro, loro agirebbero uguale, ma non avrebbero, cioè lui non la sentirebbe in questa maniera, ecco. Gli farebbero un baffo. Mhm. Ok. Quando è arrivata questa a livello 6? In questa vita, in un'altra? E se in questa, quando? No, è arrivata, vedo, con quell'evento
di quando era alle superiori, quel momento di forte smarrimento. Bullismo. No, alle superiori, no, no, non alle elementari. Ah, cosa faccio? Che poi lui ha Mm. continuato a studiare, si è Sì, sì, laureato, è sì, stato un infatti era proprio professionista. stato solo, vedo, 2 o 3 mesi proprio di... Ok, va Mhm, bene, adesso siamo creatori e creiamo una cosa divertente. mhm, Un attimo, eh. Ehm, Creiamo un corridoio. ok. Il corridoio ha sul lato destro un muro, sul lato Mhm, sinistro tante stanze una dietro l'altra, con una porta, una stanza, una porta, una stanza, come se fosse il corridoio di un hotel, con il muro a destra e le stanze a sinistra. mhm, Queste stanze sono tutte di vetro, ci piacciono le pareti di vetro oggi. mhm, Nella prima stanza ci sono delle immagini della vita di Lorenzo in queste stanze. Nella prima ci sono i genitori che litigano. ok. Nella seconda ci sono gli episodi di bullismo nella scuola elementare, non so, Mhm, media. Nella terza c'è la perdita del fratello. mhm, Nella quarta c'è il momento di smarrimento al liceo, mhm, scuola superiore. Nella quinta c'è la separazione. Nella mhm, sesta c'è il figlio, non figlio, cioè il figlio che non vede da 10 anni. mhm, Una sfortuna dietro l'altra, no, un'opportunità mm, dietro l'altra. mhm. Vuole percorrerlo questo corridoio? Sì, quello che mi è venuto è che a questo punto lui si sente forte e, e coraggioso e vorrebbe, se fosse possibile, trarre l'insegnamento da queste sue esperienze che ha creato. Bene, questo dipende solo da lui. Mhm, Oggi lo facciamo. mhm, Oggi lui ha visto tutto il quadro, oggi sa che in questo gioco, con questa opportunità che lui si è regalato, che lui ha creato per se stesso, oggi puoi trasformare tutte queste sfortune in opportunità di crescita immane. mhm, Questi fatti che lui ha subito, oggi li manipola e li crea, li devia nella direzione in cui vuole che vadano. Se vogliamo, quello col fratello l'ha già fatto, l'ha mhm, aiutato. certo, Ha sì. preso e ha dato, ha avuto delle informazioni dal fratello, queste delle energie rosse, Mhm, e l'ha aiutato dandogli la possibilità a 150.000 come lui. mhm, I genitori che litigano li sta aiutando, sono nel cinema. mhm, Il bullismo lo sta elaborando. Il momento di smarrimento è legato alla depressione e all'entità 6. mhm. E chiamiamo il figlio nel cinema. Mhm. Che succede? È arrivato e lo vedo eh, con un certo rancore per la sofferenza. È come se non trova il modo di cioè per lui il momento in cui i suoi si sono separati si è sentito
smarrito senza la figura del papà e il fatto che non fosse più lì è stato forte e quindi lui ha preferito non vederlo proprio. Cioè in quel momento gli sembrava la cosa meno dolorosa, in realtà poi Mhm. si è reso conto di no, boh, è un po' smarrito, ecco. Chiamiamo l'ex moglie, nonché la madre del Mhm, cinema. mhm. Si presenta. Sì, sì, si è messa di fianco al figlio. Ok, qua tutte le stanze sono trasparenti, tutti vedono tutto, quindi come dire, loro potremmo fare in modo che il corridoio con la parete a destra abbia una parete trasparente e quindi anche loro che sono di là nel cinema possono vedere di qua, possono vedere la situazione di Lorenzo, sia i genitori che l'ex moglie che il figlio. Mhm. Tutti si vedono. Tutti i protagonisti di questo spettacolo. Tutti questi che abbiamo chiamato in causa sono stati in altre vite, tutti insieme. Il figlio, la moglie, i genitori e Lorenzo, o in parte, in un altro spettacolo. Non so da dove hai tirato fuori la parola spettacolo tu, Mhm. Showtime. ma l'immagine che mi è arrivata è che erano una compagnia circense, tutti assieme. E niente, non ce n'è, non è mai un caso. A me arrivano delle cose perché mi sono fissato con Showtime stavolta, non so Mm, perché. Perché mm. Showtime è tutte le volte. Mm. Bene, voglio tutti i ruoli. Partiamo da Lorenzo. Se Lorenzo era il nano, Lorenzo abbiamo finito qui. il direttore, Lorenzo era il Ok, direttore, che ci fratello, sta. sì, fratello era l'addestratore degli animali. Mhm. La madre era la... Aspetta, perché c'era? Allora, c'era un'altra donna. Ah, ok. Allora, l'ex moglie era l'acrobata. Donna, uomo. Sì, donna. Il figlio era aspetta, mi sono persa i pezzi. Giusto il figlio, l'ho già detto, il figlio no. No, 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 Ah, no. ok, L'acrobata uomo il figlio era l'acrobata uomo. e donna e uomo acrobata erano insieme? O erano fratelli, o erano colleghi, o erano... No, erano fratelli, ok? E poi c'è un'altra donna che era la mamma, sì, giusto, sua mamma era eh, presentatrice, direttrice, però lui era il direttore logistico, amministrativo proprio dello spettacolo, di tutto, e lei era quella che gestiva un po' più presentatrice, più le vendita dei biglietti, gestione in quel senso lì. Pubblico. Ah. Sì, Il padre? Devono esserci tutti, cioè, nel senso, sì, se sì, sì, c'è sì, bene, no, se no, no... c'è. Eh, no, in effetti c'era il clown, ma non era il papà. Vedo solo il clown e Ok. basta, poi Bene, in c'erano... tutta questa storia, come in altre, Mm. non c'è né vincitore né vinto, no? Non ci sono le entità che vincono su tutta questa famiglia che ha dei rapporti difficili, non risolti, eccetera. C'è soltanto una sconfitta, la mancanza di esperienza e consapevolezza.
Mhm. Unici, perché le entità non esistono, sono nostre, le abbiamo inventate noi e sono nostre, ci facciamo quello che vogliamo. Gli unici che ci perdono siamo noi, quando mettiamo lo stop, il no, il blocco. Mhm. Mhm. E questo lo dico all'ex moglie, lo faccio presente all'ex moglie, al bambino, lo faccio presente a Lorenzo, che voleva limitare i suoi punti e voleva non chiamare il disincarnato perché c'era già tanta roba. Lo Mhm. faccio presente un po' a tutti, ai genitori che preferivano litigare davanti ai figli. Oggi sono maestrina, ma questa è la nostra visione Mhm. eterica delle cose. Ok, oggi però il protagonista è Lorenzo, quindi andiamo con lui, se vuole, al cluster. Mhm. Sono tutti dei cerchi. Ehm, sai come le candy canes? No, cosa sono? Sai quelle caramelle Ah, sì, lo americane a forma di sparacaramelle. bastoncino? No, no, Ah, no, ok. a Di, forma di di bastoncino bianco e manico, rosso. Sì. ok. Manico Mm. dell'ombrello, ma Sì, caramella bianco e rossa elica. s- Ok, sì, così però dei cerchi. ok, delle ciambelle. Mm. Bianco sta per e rosso sta per? Allora, bianco è, no, non sono tutti infatti bianchi e rossi, nel senso, bianco è il colore dei contratti di quella vita lì, ok? E poi c'è la striscia rossa in ognuno di essi che è più sottile o più spessa a seconda di quanti contratti ehm, che ci sono anche in altre vite, ci sono in quella vita lì. Sì. Mm. Ok, è Mhm. chiaro? No? Mm. Sì. Ok, adesso sta aprendo il portale definitivo. Ma sono più di 2000, come le vite? Sì, sì, sono ogni cerchio una vita. Ok. Vuole toglierli? Se no li Sì, sì. lasciamo. No, 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 ho già aperto il portale definitivo. Sta facendo tutto lui, ti ha portato lui lì. Sì. Sì, sì. Ok, l'ho chiuso. Faccio vedere come creare un ad eterno. Mhm. Questa piccola Mhm. sfera di energia eterna che Lorenzo non toglie a se stesso, sta semplicemente creando in questo che è un gioco che non ha risorse finite ma infinite, Mhm. in modo da rendere quasi impossibile, se non impossibile, la ricreazione di futuri nuovi contratti o vecchi contratti. Mhm. Fatto? Sì. Come l'ha creato? Ci ha messo tanto, ci ha messo poco, gli è piaciuto, non gli è piaciuto? Sì, ci ha prestato molta attenzione e molta cura, nel senso, ehm, mentre lo faceva, mandava, è come quando pianti una pianta, tiri via le erbacce, così, no? Lo fai con cura e delicatezza e ci metti tutta la tua centratura, no? La tua presenza. Ecco, lui l'ha fatto con molta attenzione e molta presenza Mhm. e poi l'ha messo là. Ok, andiamo all'avatar. Mhm.
si presenta un po' fischiettando con in mano un cerchio che è uguale a quello che c'era nel cluster. Mhm. Ma cioè come per far finta che lui ha in mano la situazione, no? Lorenzo ha lavorato un attimo, poi si è girato e ha iniziato, adesso ha fatto il portale definitivo. Ok, via via tutto. Questa parte è già stata vissuta, è già stata esperita, Lorenzo la sa, la conosce, Mm, nel bene e nel male, più nel male che nel bene in questo caso, ma ogni male è un'opportunità. Lui l'ha colta, l'ha compresa, ha trasformato le pareti di muratura in pareti di vetro. mhm. Adesso ha Ok, messo... l'ha buttato. Sì, 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 ho Mhm, buttato via tutto. Ha chiuso il portale, ha creato l'ad eternum mhm. e adesso l'ha messo lì. Ok, Mhm, con questa nuova condizione, mhm. Shiva, il dinosauro, il falconiforme, 5DL, e le due entità mentali più gli impianti eterici e l'impianto, mi sembra uno, mentale, ci Mm. sono ancora? Di No, abduction, eccetera. no, no, Ok, no. come lo vedi lui? Diverso? Allora, lo vedo con che è in piedi, saltellando, sicuro di quello che fa, quindi eh, forte nel fare movimento come piace a lui, sport come piace a lui. Lo vedo con questi capelli molto folti e ricci, color castano scuro. Mhm. È lì in movimento così molto, cioè, Attivo. sì, Mm. molto attivo e eh, è come se fosse, cioè, in questo momento quello che mi fa arrivare è che si sente come una dinamo, no? Quindi più lui va, più si ricarica. Di più entra in azione, più si ricarica, più Bene. le sue vibrazioni si alzano. Entriamo in azione, creiamo un ad eternum per Mhm. ognuno dei 5 corpi che abbiamo individuato come fondamentali nostri. Il fisico, dove lo mette? Qua, c'è sul cuore, Nell'emozionale, su quale emozione lo mette? Nel posto in cui c'era quale sulla emozione? profonda tristezza che era all'interno dell'addome, sul bacino, sulla destra. C'è ancora? Ah, no, no. Ok. Anche se ci fosse ancora qualche residuo, questo piccolo sole lo brucia, il Mm, residuo. mhm, Nel corpo subliminale ed eterico. mhm. Vabbè, subliminale non ha un Mezzo, posto, no, infatti. nell'eterico. Sopra qua, tipo corrispondenza della fontanella, diciamo, quella zona lì. Ok, e mentale, Mentale lo mette verso il retro, nel dove c'era cervello. l'impianto, Sì, più o meno sì. dove c'era l'impianto della 6. Mhm. Sì. Attenzione perché il mentale è la bestia nera, è la vera bestia da domare, è la mente, è la grande invenzione che ci ha fregato tutti, Mm. quello che non vede nessuno, vediamo noi, o nessuno vuole vedere. Magari non lo vedono perché non lo vogliono vedere. Mhm. Bene, il grande Lorenzo, Lorenzo il Mhm. Magnifico. Bello. Vabbè, Lorenzo il Magnifico. Se la vuole fare la maglietta, Lorenzo il Magnifico, con scritto Bello, Lorenzo il sì. Magnifico. Sì, 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 già fatta, pronta.
Ok. Mhm. Adesso ha di nuovo il corridoio. Cosa fa di queste stanze di vetro con Allora, 5-6 scene? C'è sempre ha una porta aperto, là in fondo, eh? sì, ha aperto tutte le porte Mhm. e ha lasciato che questa energia uscisse fuori e si dissolvesse nel cosmo in generale, che si è dissolta tutta, quindi si è liberata e non fa più parte Mhm. delle energie brutte, cioè delle energie che vibrano basso. Il corridoio è a sinistra, le stanze sono a sinistra nel corridoio. In fondo al corridoio non c'è una porta, c'è in fondo a destra. Sinistra passato, destra futuro. Mhm, Se vuole può andare in fondo e aprire la sua porta a destra. mhm. Allora, quello che c'è dietro la porta, che lui ha aperto, è come uno spazio infinito come se fosse, sai la consistenza che vedo io della PS, no? Quel violetto un po' gel così, tutto così infinito. Questo Ok. Nuova frequenza, 237 miliardi, nuova consapevolezza, 206. notevole. Mhm. PSPE, perché la consapevolezza non aumenta mai così tanto, quasi del doppio. 53,47, Vite precedenti, 1938, cervello. 99. Ok, messaggio di Lorenzo, il magnifico a se stesso. Allora, mentre fai sport, eh, pensa a un numero di vibrazione che vuoi raggiungere ogni tot alza le tue vibrazioni, il numero che tu ti immagini. Ok, quindi per esempio se vai a correre mentre corri, dire alla fine della corsa voglio arrivare a eh, 500 miliardi. Ok, quindi parti 100 miliardi, rialzi 200 miliardi, per un po' 300 miliardi, poi alla fine della corsa senti come se fossi arrivato a 500 miliardi. Magari all'inizio non senti nulla, dice, però poi a furia di allenarti sicuramente la senti la differenza. E ogni tot aumenti l'asticella, quando senti che è come se fossi arrivato lì, la volta dopo, sempre ripartendo da zero, diciamo quindi da 100 miliardi, tra virgolette, arrivi un po' più in alto e questo è un allenamento che puoi fare. E poi vedo che dice di fare qualcosa in casa che è molto, molto, dove devi prestare tanta attenzione, un po' ripetitivo, non so, può essere. Le pulizie, l'ordine della libreria, Ecco, sì, esatto, cose scantinato, così, no? Esatto, quindi sì, sì, esatto. ordine, pulizie, organizzazione, buttare Sì, robe vecchie, cose così. esatto, sì, in casa cose ripetitive così. Questo aumenta la percentuale di cervello da 9 a 9, 9,9 a 10, 12, 11, 20. Allora, queste prime cose che può fare nei prossimi, allora, con le condizioni di oggi, nei prossimi 6 mesi. Dopodiché può anche allenare, inizierà a percepire molto chiaramente i messaggi che arriveranno dalla PS dopo questi tipo di allenamenti e poi potrà iniziare a lavorare sull'energia che percepisce, quindi da lì in poi trovare tecniche per iniziare a sentire l'energia delle persone, degli oggetti, cercare di vederla
Questo però più avanti, quando avrà imparato a gestire molto bene le vibrazioni. Ok. Cosa fanno nel cinema? I componenti del cinema? Sono strabiliati da quello che hanno visto, dalle cose stupefacenti che hanno visto. Chi di più? Ehm, la mamma. Ok. E il figlio che fa? E il figlio, allora, lo vedo un pochino più alleggerito, è come se avesse visto il modo per liberarsi di una cosa che per lui era un loop, ok? Quindi è Mhm. come se ha trovato il modo per liberarsi di un aspetto che gli dava molto fastidio. Ecco, quella parte lì la vedo, ho visto che l'ha presa molto. Il resto l'ha percepito e lo tiene lì, diciamo. No? Va bene. La scatola dell'inizio sessione c'è ancora? No. Ok. Ne creiamo una con Lorenzo. Ne crea una Lorenzo se vuole, ma è una scatola regalo, una scatola di Mhm. cartone. E dentro ci mette quello che vuole per il figlio e gliela spedisce. Allora, ha creato questa scatola, ha messo dentro, gli ha messo dentro una ad eternum, una Vic e l'eterna frequenza. Mhm. Mhm. E dice questa usala per la tua malattia, l'eterna frequenza. E il Grazie resto, alla pelle. sì, il resto prendilo che ti aiuterà per le tue vibrazioni. Ma la cosa bella è che lui si è avvicinato con la scatola e il figlio l'ha guardato negli occhi e l'ha presa. Quindi in eterico si è molto rilassato, si è molto figlio, si è molto lasciato andare. Ok. Il figlio può moltiplicarla e darla a tutti gli altri componenti del cinema se vuole. O i componenti del cinema possono vedere quello che contiene la scatola e crearseli da soli questi tre regali. Mhm, Vogliono. Va bene, il messaggio l'ha lasciato. mhm, Che sì. altro? Cosa vuole dire Lorenzo il Magnifico? Con queste vibrazioni altissime tutto intorno sono pronto a partire. Ok, e allora abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.